Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2023 dal titolo Back from the Brink. Genere wuxia, ovvero fantasy cinese spinto con creature mitologiche che cambiano forma e hanno poteri, che è un genere da cui io di solito tendo a mantenere le distanze. Però prima di chiudere la porta a doppia, tripla, quadrupla mandata, volevo comunque provarlo. Finora non ero riuscita e finché non ho incontrato questo dramma che, per onor di cronaca, ho impiegato più di 9 mesi a vedere. Ebbene sì, quanto una gravidanza, è stato proprio un parto. Sono 40 episodi, che è un numero di episodi che continua a rimanere, secondo me, per la maggior parte dei casi, non giustificato dall'evoluzione della trama. Qui direi un 50-50. Andiamo a vedere la storia. La storia si apre con l'antefatto che poi muoverà tutti gli eventi, ovvero il matrimonio tra il re degli spiriti, che si incarna in un dragone quando diciamo prende la sua forma animale, che è una creatura estremamente nobile, innocente, dotata anche di grande potere, e una sacerdotessa taoista che fa parte del reame degli umani, che è tradizionalmente contrapposto invece al regno degli spiriti, e questo matrimonio sembra quasi sancire un'alleanza tra i due regni, appunto, non solo tra le due persone, se non fosse che nel momento in cui i due si devono sposare, lei lo trafigge con una spada perché è determinata a impossessarsi della scaglia che protegge il cuore del drago, perché questa scaglia si dice abbia proprietà magiche di guarigione e di potere davvero portentose. E lei perché si vuole impossessare di questa scaglia? Perché c'ha l'amante a casa, privo di conoscenza, che sta cercando di ravvivare in ogni modo, e l'ultima sua spiaggia è appunto l'intervenire con questa scaglia che protegge il cuore del drago. E lo fa però con l'inganno, e questi taoisti che tanto si riempiono la bocca di termini nobili e grandi valori morali, di fatto nel corso della storia non ci fanno proprio una grande figura. Fast forward di, cos'è, 10 anni? 10 o 20? 20 anni, 20 anni. Lasciamo diciamo i due promessi sposi che non sono andati a finire bene, che appunto ingaggiano questa battaglia, e lei non rie- e la donna, la sacerdotessa, non riesce a impossessarsi della scaglia del drago. Perché lui la getta nel cielo, la getta in un posto sconosciuto, prima poi di essere smembrato da lei e le sue parti rinchiuse in luoghi segreti. Questa scaglia di drago va ad appoggiarsi sul cuore di una bambina che nasce con un difetto genetico, appunto una malformazione cardiaca. E questa scaglia di drago di fatto permette a questa bambina, che altrimenti avrebbe avuto poche ore di vita, poche ore o pochi giorni di vita, di sopravvivere. Dicevo, fast forward di 20 anni, questa bambina è diventata una giovane donna nella setta dei taoisti, e per una ragione che non si riesce a spiegare lei non riesce ad progredire di livello, nonostante si eserciti più o meno costantemente, perché è come se i suoi poteri fossero bloccati.
Fast forward di 20 anni, lei è in questa situazione, lei la protagonista, che è questa ragazza appunto che porta dentro di sé la scaglia del cuore del drago, viene cacciata dalla setta perché ci sono delle cose che non tornano nel mondo e incontra un personaggio un po' particolare che altri non è che il corpo del re degli spiriti, ovvero del guerriero dragone, per citare Kung Fu Panda. Ehm, I due si spiegano le rispettive vicende, lei che è stata espulsa dalla setta senza nemmeno capire perché, e lui che sta cercando, dopo aver recuperato in seguito a circostanze poco chiare il suo corpo fisico, lui sta cercando anche di recuperare tutte le altre parti che compongono la sua essenza, quindi le corna del drago, le scaglie del drago, e vede che lei ha la scaglia del cuore e quindi cerca di tenersela vicina, non le rivela ovviamente questa cosa, e lei invece dice sì, ti aiuto io, andiamo in questa missione che quando ho letto la trama a me piaceva molto questa storia perché mi ricorda vagamente il mito di Iside e Osiride, ovvero Osiride nello scontro con il fratello Set, mi sembra, viene fatto a pezzi, smembrato e le varie parti del corpo distribuite per l'antico Egitto. E Iside, sua sorella e sua sposa nello stesso tempo, quindi compie un pellegrinaggio per andare a raccattare tutte le parti del corpo di Osiride e ricomporlo, e in ogni parte che trova erige un tempio, eccetera, eccetera. Quindi insomma mi ricordava un po' questa cosa. Diciamo i due si imbarcano in questa avventura in cui lei, che è molto attratta dal cibo e dai soldi, giura, insomma, fa voto di dargli una mano, dare una mano a lui a recuperare tutte le varie parti del suo corpo, con la promessa che poi lei diventerà ricca. Ovviamente i due si innamorano, però ci sono tutti questi accadimenti del passato che da una parte frenano lui perché è già stato tradito una volta da una persona del clan dei taoisti e francamente cioè un attimino adesso ci va coi piedi di piombo. E lei che è un po' estordita, un po' no, un po' boh, non capisce, succedono poi delle altre cose, va a finire bene, comunque sia c'è un lieto fine, si scopre anche che tutti gli avvenimenti dei 20 anni prima in realtà sono stati tutta una grande macchinazione del cattivo della storia, che è, vabbè, che si scopre già abbastanza in fretta, che è questo fantasma dall'aurea oscura che si nutre di tutti i sentimenti negativi del mondo e che quindi è l'ultimo nemico da sconfiggere da parte dei due protagonisti che ne passano insieme un bel po'. Ho detto che ci ho messo 9 mesi a vedere questo dramma, ma forse anche 10, forse anche 10, perché credo di aver iniziato a maggio dell'anno scorso. Perché parte bene. Lei ovviamente inizialmente è sempre la solita stordita che sembra davvero che le abbiano proprio, non le hanno fatto un trapianto di cervello perché questo presupporrebbe che le avessero trapiantato il cervello di qualcos'altro, qualcun altro. No, proprio gliel'hanno ridotto il cervello perché a un certo punto, diciamo, parte appunto in questa avventura con il re degli spiriti nella sua forma umana e deve raccogliere informazioni, però per raccogliere informazioni servono ovviamente soldi, quindi va da questa sua amica che gestisce, non mi ricordo nemmeno cos'è, una casa di gioco, qualcosa del genere, e si fa prestare i soldi. Ma invece di andare ad acquistare le informazioni, lei cosa fa? Va a giocarli, a scommettere questi soldi, a puntarli alla roulette russa, che non è russa ma è cinese, e li perde tutti. Ma allora sei rimbambita? Eh sì, è rimbambita. Parto con le cose negative. Ecco, l'iniziale descrizione della protagonista come rimbambita.
Inoltre c'è questo blocco che veramente mi ha tenuto ferma per tantissimo tempo, tra l'episodio 16 e 26, quindi 10 episodi, quindi un quarto della storia, non è proprio poco, in cui c'è questa deviazione dalla direzione principale degli eventi, che è appunto la ricerca e il recupero delle varie parti del corpo del drago, perché lui ridiventi integro, in cui incontrano questo personaggio, non so, secondario, ma comunque di grande importanza, che li convince a fare un detour in un altro regno degli spiriti per andare a recuperare questo libro che è la Ghostly Eulogy, questa eulogia fantasmica, in cui ci sono delle istruzioni per padroneggiare l'aurea oscura. Ovviamente lui ingaggia questi due perché sembrano innamorati, e a lui serve una coppia innamorata per recuperare questo libro, che lui ovviamente vuole usare per i suoi scopi, perché anche lui è un servo del fantasma dell'aurea oscura, ma sta cercando di liberarsi, e quindi vuole usare questo libro con questi insegnamenti per appunto acquisire la libertà. Nel frattempo poi si innamora pure lui della protagonista, non si capisce bene la cosa, o comunque sì, un po' si capisce, però io personalmente ho alzato un paio di sopracciglia, o di sopraccigli, come dir si voglia, e fatto sta che questo detour, e il complice è il fatto anche che a me quest'altro personaggio, madonna, mi è stato di un'antipatia proprio urticante, nonostante capisca che l'intenzione originale degli scrittori era inserirlo come spalla comica, a me non ha fatto ridere per niente, perché fa parte di quel tipo di simpatia che o ti sta simpatico o ti dà fastidio, e indovinate qual è stata per me? Ovviamente la seconda, mi ha dato un sacco fastidio. E quindi questi 10 episodi sono stati veramente molto 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 difficili da scavallare, e quindi facevo delle pause di settimane tra un episodio e l'altro. Ho cercato a volte anche di mandare avanti veloce. Il problema è che la storia comunque è molto articolata, perché tutto quello che succede sia nel passato sia nel presente, ma quello che succede nel presente poi ha radici nel passato, perché poi ci sono anche diversi personaggi che intervengono sulla scena e ciascuno aggiunge un pezzettino al puzzle generale. Non potevo neanche esagerare col fast forward, perché altrimenti non avrei capito una mazza. Comunque qualcosa non l'ho capito, sia chiaro, però diciamo che l'idea generale della storia comunque me la sono portata a casa. Dicevo, parti negative soprattutto queste, parti positive, e sono riuscita a rendermene conto verso gli ultimi episodi, è che comunque la storia è articolata in maniera positiva. Nel senso che è molto ricca, però è anche molto spiegata, quindi non c'è una ricchezza giusto per il gusto di aggiungere carne al fuoco. Questa carne al fuoco viene anche messa e poi ripresa alla fine. Soprattutto ecco nell'episodio 38, che è un po' l'episodio spiegone della storia, in cui si capisce perché i personaggi hanno fatto quello che hanno fatto e le conseguenze delle scelte di questi personaggi. La protagonista, che dicevo inizialmente assolutamente rimbambita, fa comunque una grande evoluzione, e allo stesso tempo anche lo spirito, il personaggio maschile, che è questo appunto re degli spiriti, questo drago maestoso, senza macchia, senza paura, all'inizio comunque molto innocente e molto puro anche nella maniera di vivere le sue emozioni e la visione del mondo. Viene sporcato dal tradimento, perché questo tradimento comunque genera sfiducia, genera risentimento, genera anche odio,
E poi a un certo punto lei viene catturata, quindi lui muore per lei e quindi rinasce bambino l'attore è molto bravo, a me era piaciuto, è uno dei motivi per cui ho scelto questo dramma, era anche l'attore che io avevo già visto in A Girl Like Me, che secondo tanti non è bravo e io sono assolutamente in disaccordo con questa opinione, perché anche qua dà proprio prova di una versatilità frizzante, dinamica, riesce proprio a dare credibilità al personaggio, anche ripeto nel momento in cui, adesso non mi ricordo che episodio siamo, mi sembra tipo fra il 33 e il 35, lui si trova a recitare se stesso, cioè il suo personaggio appena nato, quindi con l'innocenza, con la curiosità, ma anche il timore di un essere che è appena venuto al mondo, e secondo me l'ha reso molto bene. Stessa cosa lei, che a un certo punto invece, dopo aver padroneggiato gli insegnamenti della Ghost Eulogy, dell'eulogia fantasmesca, sembra passare dalla parte oscura, perché si trova appunto a padroneggiare il potere oscuro, ma senza essere sopraffatta come è l'antagonista, ma usandolo a fin di bene. E quindi da ragazza che inizialmente nella setta taoista era sempre l'ultima della classe, diventa questa figura molto potente, e anche lei però deve stare attenta a non farsi sopraffare dall'odio quando tutto sembra perduto. E devo dire che l'attrice di nuovo ha fatto una prova molto convincente. Allo stesso tempo, un'altra cosa che ho apprezzato tantissimo, dicevo, il clan dei taoisti che fanno tanto gli splendidi e siamo più belli, e gli spiriti sono creature di serie B e noi siamo i più belli, siamo i più bravi, siamo i più immacolati. Tanto immacolati non sono, e quindi tante figure anche di maestri, anche il maestro della protagonista, che è quello poi che l'ha cresciuta e ha fatto quasi da padre durante tutta la sua vita. Anche lui è soggetto all'errore, ma anche la stessa sacerdotessa che tradisce il drago, sì, è vero, è un personaggio assolutamente detestabile, però comunque non viene dipinta solo come il personaggio cattivo, ma le viene data sottigliezza, perché è una persona che ovviamente crede di essere dalla parte del giusto, crede di essere superiore agli spiriti, crede di agire anche in nome dell'amore, perché lei è innamorata di questo tizio che poi in realtà inizialmente, ecco, la backstory di questo tizio francamente l'ho capita poco, nel senso che lui è stato sposato per 20 anni con uno spirito, però di fatto vengono mostrati dei flashback in cui manifesta la sua ammirazione verso questa sacerdotessa, e quindi lei è stata portata a credere che lui fosse innamorato di lei, e è stata portata a crederlo dagli atteggiamenti di lui. Quindi non ho ben capito se a un certo punto lui ha espresso male dell'ammirazione e lei ha frainteso, oppure lui inizialmente era innamorato di lei e poi si è semplicemente, fra virgolette, innamorato di un'altra. È una delle cose che mi sono persa. Fatto sta che questa sacerdotessa, che oltretutto è anche molto potente, mette in piedi tutto sto casino per un amore non corrisposto, di fatto. Però, ripeto, cioè non è il semplice personaggio negativo che è mosso dall'odio, no? Lei è mossa dall'amore, però lo intende in maniera sbagliata, in maniera veramente ovviamente tossica, ma anche ossessiva, perché a un certo punto arriva a negare a lui cioè lui l'oggetto del suo desiderio, che vuol farsi fuori pur di liberarsi di lei, arriva a negare addirittura anche di morire in pace, ok? Pur di non perderlo. Quindi veramente un amore che sfocia nell'ossessione coniugato all'arroganza di pensare di essere nel giusto. E tuttavia lei non vuole sottostare
al potere del fantasma, l'aurea oscura di questo cattivo, che pure riesce a pescare in lei tutti questi sentimenti negativi di cui lui fondamentalmente si nutre per la sua stessa esistenza, ok? Quindi questi personaggi che sono tridimensionali e multisfaccettati e che pur se positivi barra negativi mantengono anche caratteristiche, diciamo, del lato opposto, nel senso che se sono negativi hanno anche delle caratteristiche positive, e se sono positivi hanno comunque anche delle caratteristiche negative, cosa che li rende estremamente affascinanti da vedere, perché comunque sono personaggi in cui uno spettatore, un essere umano, si può immedesimare, e quindi fatto molto molto bene da questo punto di vista. Sono davvero necessari i 40 episodi? Secondo me no, torno a dire che raramente i 40 episodi sono necessari. Nella fattispecie quel famoso segmento 16-26 secondo me si protrae un po' troppo, ecco, e soprattutto viene dato molto spazio a questo terzo personaggio che poi a un certo punto, non mi ricordo se nella puntata tipo 26 o 30, un pochino più avanti, cioè scompare perché viene fatto prigioniero di nuovo dal cattivo, e tipo per 5 o 6 episodi non viene inquadrato neanche per sbaglio. È un po' un disequilibrio quando ce lo siamo portati dietro per 26 episodi, perché ovviamente cioè lui inizia, cioè arriva sulla scena già nei primi episodi, non compare solo nella sezione 16-26. Nella sezione 16-26 la sua presenza si fa più importante, ecco, sulla scena, però era presente anche prima. E poi c'è questo buco in cui non solo non è sulla scena, ma nessuno anche si preoccupa di dove sia, quindi dico, boh, perché? Perché dopo che ce l'abbiamo avuto in mezzo ai maroni per 26 episodi e in maniera consistente per 10, scompare così. A me non è dispiaciuto, sono sincera, però dal punto di vista dell'equilibrio mi è sembrata una scelta un pochino azzardata forse, o comunque non molto giustificata. Avrebbero potuto magari farlo vedere qua e là, giusto per mostrare che non era scomparso nel nulla, ok? E poi ripeto, c'è i suoi compagni di viaggio, perché a un certo punto i due protagonisti, la ragazza, il re degli spiriti e lui, diventano quasi una cricca che sta andando in giro per la loro missione. Anche gli altri due è vero che hanno altro da fare, per carità, non sto dicendo che se ne fregano, però non li sfiora proprio minimamente neanche il pensiero della mancanza di questo tizio che fino a 2 secondi prima avevano sempre tra i piedi. Un'altra cosa che ho assolutamente detestato, ecco, di nuovo mescolo cose positive e cose negative in base a quello che mi viene in mente. In questa sezione 16-26 lui a un certo punto raggiunge questa radura bucolica in cui ci sono dei bambini che sono degli elfi che sono sempre stati un po' appresso al re degli spiriti, però a un certo punto vengono attaccati proprio dalla sacerdotessa che l'aveva tradito 20 anni prima, perché lei vuole di nuovo, cioè è determinata ancora a ottenere questa scaglia del cuore del drago, non avendo ancora capito che in realtà la scaglia non ce l'ha lui, ma ce l'ha la ragazza, la protagonista, e uccide una delle bambine che è mi sembrava fosse il capo addirittura di questo gruppo di elfi bambini, e lui, in preda all'odio, alla sete di vendetta, cosa fa? Pugnala la protagonista per rimpossessarsi della scaglia del drago. Siccome non ha ancora pieno possesso dei suoi poteri, pugnala lei per prendere la scaglia del drago, per prendere, fra virgolette, in prestito temporaneamente la scaglia del drago. E lei ovviamente da questa cosa non ci rimane bene.
questa cosa secondo me, questo snodo secondo me è stato gestito malissimo, perché prima di tutto lui non spiega perché fa quello che fa e questo dà origine a un equivoco che era tranquillamente evitabile. Però lui non è che le toglie la scaglia del drago e se ne va per i fatti suoi, perché le dà in cambio qualcos'altro che di fatto le permette di vivere. Prima di tutto, cioè, lui avrebbe 3 giorni per ritornare alla scaglia del drago che le permette comunque di continuare a vivere normalmente. Ma se non fosse che c'è quell'altro terzo pirla che si mette di mezzo, le cose sarebbero andate tranquillamente, perché poi lui torna alla radura dopo aver sconfitto temporaneamente la sacerdotessa per rendere la scaglia di drago, ma lei non c'è più perché è stata portata via dall'altro, è stata portata dal cattivo per salvare la vita. Ok, vabbè. No, vabbè, bam. In più, in seguito a questa cosa, lei che prima era innamorata di lui, erano innamorati Cicicocò, inizia a aver paura di lui, che è una reazione che giustifico fino a un certo punto. Prima di tutto perché la scaglia del drago è comunque sua di lui e te, cioè, l'hai avuta così per circostanze fortuite. Secondo, lui ti spiega poi perché ha fatto quello che ha fatto, ok? E quindi, prima di tutto, la tua vita non è mai stata in pericolo, perché lui ha preso delle precauzioni in merito. E secondo, tu ti sei andata a fidare di quest'altro tizio che è il terzo incomodo, che a me sta antipatico, è uno spirito delle ombre, che fino alla puntata prima che lo spirito che il re degli spiriti, dragone, ti pugnalasse, è uno che ti ha sempre raccontato un sacco di frottole per raggiungere i suoi scopi. E improvvisamente questo diventa il tuo confidente più fidato del mondo, e la persona che fino a un attimo fa invece ha sempre dimostrato di stare dalla tua parte e cercare di proteggerti e salvaguardarti da qualsiasi imprevisto ostacolo o problema, diventa il nemico numero 1. Dopo che ti ha spiegato perché ha fatto quello che ha fatto. Ora, io non giustifico la scena in cui lui praticamente la pugnala per levarle la scaglia di drago, anche perché effettivamente lui ha agito da pirla maiuscolo, nel senso che spiegale quello che stai facendo. Anche lei te l'avrebbe data la scaglia di drago, non si sarebbe opposta. Perché anche lei aveva conosciuto gli elfi, anche lei si era affezionata alla bambina che viene uccisa dalla sacerdotessa. E invece no, teniamoci tutto per sé, creiamo equivoci che non avevano ragione di essere. Però la reazione di lei francamente mi ha disturbato, mi ha dato fastidio perché è stata irrazionale e soprattutto troppo prolungata. Capisco di più l'irrazionalità, perché in un certo senso sei stata aggredita. Anzi, senza il certo senso, sei stata aggredita e quindi la paura ci può stare, però a un certo punto la situazione viene un attimino messa a fuoco e calata in un susseguirsi di eventi che la spiegano e in un certo senso anche la giustificano, e invece lei no, continua a portare avanti questa sua volontà di distacco nei confronti di una persona che fino a 2 secondi fa diceva di amare, e la tira avanti per troppo. Io non l'ho sopportata, ragione per cui questi episodi 16-26 sono stati veramente proprio una vetta quasi insormontabile da scalare. Nel complesso però devo dire che l'ho abbastanza apprezzato soprattutto verso la fine, quando appunto tutti i semini gettati durante gli episodi precedenti trovano una loro collocazione e contribuiscono a svelare la ricchezza della storia. La fine forse avrebbe potuto essere un pochino più curata, perché lei ovviamente alla fine si sacrifica. Ho apprezzato il fatto che per una volta sia il personaggio femminile, fra virgolette, quello forte, quello che comunque compie l'estremo sacrificio e salva il mondo,
mentre lui, cioè pur nella sua forza, poi diciamo riacquisisce tutti i poteri, comunque sia, non è che sta esattamente seduto in tribuna a guardare, però è lei la protagonista, è lei che prende le redini degli eventi e è lei che porta poi alla sconfitta del cattivo, e quindi questa cosa è stata una variante che ho apprezzato molto, perché di solito è l'uomo che salva tutti e tutto a prescindere. E invece qua c'è questo cambio di prospettiva che, ripeto, io ho apprezzato tanto. Ho apprezzato, ripeto, la ricchezza della storia. Secondo me forse 36 episodi sarebbero stati più che sufficienti, soprattutto perché la parte di mezzo della storia langue un pochino, ecco. Però nel complesso non sono rimasta insoddisfatta. Non so se questo genere sia proprio il mio genere, probabilmente non lo è. Certo è che la mia porta rimane aperta, ci potrebbero essere delle storie che comunque mi incuriosiscono e che io comunque decido di vedere, anche se non è proprio il genere che mi chiama a gran voce. Bene, voi l'avete visto questo dramma? Ditemi cosa ne pensate, ditemi le vostre opinioni. Io mi posso fermare, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!